Ciao lettrici e lettori, io sono Michela e questo è un nuovo video con il wrap up delle mie letture di aprile, sì. Con questa quarantena si perde il senso del tempo, di aprile. Se ci riesco, perché niente, oggi è il caos, tra cani, taglia erba e urla e vediamo un po' se ci si riesce. Io sono finalmente tornata nel mio ufficio Mon Amour e quindi sono di nuovo in ufficio a farvi video dall'ufficio anziché video casalinghi dal divano di casa. Ad ogni modo veniamo subito al dunque perché ho letto un po' di cosette ad aprile e in realtà ho letto un po' e barare perché molte sono graphic novel, quindi insomma sono letture veloci. Di molte cose ve ne ho parlato durante le recensioni, quindi le recensioni ve le metto giù nell'info box se vi va di recuperarle e quindi di quelle letture andrò molto veloce. Ad ogni modo, la prima cosa che ho letto ad aprile è stata Alice di Sogno in Sogno di Magaione. Ad ogni modo, la prima lettura di aprile è stata Alice di Sogno in Sogno di Magaione, l'ho letto in ebook, eccolo qui, questa è la cover, e l'ho letto in ebook perché c'erano le offerte dovute insomma alla quarantena, quindi l'ho acquistato e letto in ebook. Di questo ve ne ho parlato in una recensione dedicata che trovate giù nell'info box. Vi anticipo soltanto che è una lettura che ho apprezzato molto, molto piacevole di intrattenimento, con dei disegni fantastici e un'ambientazione meravigliosa. Comunque, ad ogni modo, se avete voglia di recuperarla, vi ripeto, c'è la recensione giù nell'info box e racconta di questa ragazzina Alice che ha la capacità di entrare nei sogni degli altri se dorme vicino a loro. Questo le porterà dei problemi, ovviamente, ma anche la possibilità di aiutare qualcuno vicino a lei. Di più non vi dico, se vi va recuperate la recensione, anche perché insomma dirvi troppe cose poi alla fine sarebbe spoiler, ma ad ogni modo trovate la recensione. Altra lettura sempre di aprile è The Sister Scream. Questo libro è in inglese, non è ancora stato editato in italiano. Questa è la versione della Lumicrit, quindi vedete alle pagine nere, insomma una versione un po' di pregio. E comunque la versione del Lumicrit di gennaio, credo. Ad ogni modo io ho preso questo libro perché sono appassionata di favole. Questo è ispirato ai fratelli Grimm, è stata un po' una mezza delusione, devo dire. Però anche di questo trovate la recensione nell'info box se siete curiosi. E ad ogni modo si è ispirato alle favole, a 4 sorelle che hanno dei poteri e il loro padre è uno dei fratelli Grimm col quale dovranno scontrarsi. Alla fine insomma dallo scontro non tutte potrebbero uscirne vive, diciamo così. Però per me questo libro è stata un po' una delusione. Ad ogni modo, sempre nell'info box trovate la recensione con tutte, insomma, con un po' più di informazioni, sempre ovviamente recensioni no spoiler, perché spoiler io nelle recensioni non ve ne faccio. Altra lettura di aprile, che invece questa volta mi è piaciuta parecchio, è questa qui, Aurora Rising, di J. Christoph e Kaufman. È il primo libro di una trilogia, è uno sci-fi, oddio, viene venduto come uno sci-fi, in realtà è un romance ambientato in un ambiente fantascientifico, perché poi questo è un romance young adult ambientato in un ambiente fantascientifico, né più né meno, però J. Christoph è una ottima penna che io adoro, un ottimo intrattenimento. Ecco, un libro molto bello se lo prendete come libro di intrattenimento e non come un serio libro di fantascienza, ecco. Comunque è un libro che tra questi ho amato molto. Comunque è un libro che io ho apprezzato molto, con una copertina, una cover, questa è la cover italiana che è favolosa e che come vedete si può togliere così e rimane l'illustrazione, edito dalla Mondadori. Questo è uscito al costo di 19,90 €, è uscito, no, sta uscendo questo mese, a maggio credo, il 2 in lingua. Per noi, per il 2 in italiano dovremo aspettare un po' e io credo che aspetterò la versione italiana perché le voglio collezionare tutte con questa versione qui, perché trovo che la edizione Mondadori sia ancora più bella della edizione originale, il che per i libri è molto raro, ma la Mondadori ci sta regalando delle ottime soddisfazioni in questo senso ultimamente. Altra mia lettura di aprile poi è stata quella di Omen Omen, che è il primo numero di una graphic novel, di un fumetto, che questa è la cover del primo numero.
Ecco qui, in Italia mi sembra sia edito Panini e il primo numero è uscito al costo di 14 € e sono usciti anche il 2 e il 3, la serie è composta da 3 numeri più dei piccoli spin-off, questo appunto è la cover del primo, ma esiste anche una variant cover, anche questo l'ho acquistato con le offerte ci sono state per la quarantena in ebook e l'ho preso in ebook. Vi dico subito, mi è piaciuto talmente tanto che sicuramente recupererò il 2 e il 3, ma penso di prenderli in cartaceo. Però per questo mi riservo di scegliere quando sarò in fumetteria e ce l'ho davanti per vedere appunto se l'edizione mi piace oppure no, e allora se no in quel caso me lo leggo in ebook anche il 2 e il 3. Ovviamente ho deciso di leggermi il 2 e il 3 perché l'opera mi è piaciuta tantissimo. L'opera è scritta da Camagni e disegnata da Bucci, ve ne parlo meglio adesso perché non ne ho fatto una video recensione, forse penso di farla a fine lettura di tutti e 3 i volumi, però anche perché questa è un'opera insomma di qualche anno fa, però vale la pena parlarne perché mi è piaciuta tantissimo. La storia parla di questa giovane ragazza che si chiama Becky e che la sera del suo compleanno festeggia con gli amici in un locale e all'interno del bagno di questo locale viene aggredita e il suo cuore le viene strappato, quindi praticamente lei muore. In questa occasione lei praticamente viene a contatto con un mondo oscuro parallelo al nostro mondo dove ci sono delle creature con cui appunto lei verrà a contatto nel bene e nel male. Vi dico subito che c'è un cattivo fantastico, quindi io devo sapere come va avanti per forza la storia. La storia è molto intrigante, molto carina, ovviamente essendo il primo volume è un po' un volume di presentazione, quindi è tutto ancora in maniera molto poco preciso, poco chiaro, però ti lascia con quella voglia di andare avanti, quindi sicuramente leggerò il 2 e il 3 sperando che insomma che mantenga questa scia perché veramente è un volume che mi è piaciuto veramente tanto. Questi sono i disegni. Il volume si presenta in bianco e nero all'inizio perché Becky, la protagonista, è acromata, ossia non vede i colori. Quindi noi vediamo il mondo visto dal suo punto di vista. Poiché lei non vede i colori, lo vediamo in bianco e nero. Ma quando lei verrà a contatto con la magia di quest'altro mondo parallelo, questo mondo è caratterizzato appunto dalla magia e lei riesce a vedere, a percepire la magia attraverso i colori e quindi laddove subentra la magia nel volume entrano anche i colori. Questa scelta grafica di inserire i colori appunto all'interno della storia come elemento essenziale della storia, vedete qui c'è la magia, vediamo se riesco a farvelo vedere senza riflesso, come elemento grafico della storia è una cosa che ho adorato tantissimo. I disegni sono splendidi, meravigliosi. All'inizio ho fatto un po' fatica ad apprezzarli, ma veramente 10 pagine e dopodiché sono entrata nello stile narrativo del disegnatore ed è un'opera fantastica, veramente mi è piaciuto tanto. Guardate che meraviglia, sia dal punto di vista narrativo che grafico. In realtà per ora posso dire che mi è piaciuta più la parte grafica proprio perché la storia è un po' una presentazione, quindi ancora c'è tanto da scoprire, però ha un cattivo, io non so se riesco a trovarvelo, ha un cattivo che adesso qui su questa tavola si intravede appena, che è fantastico, quindi i personaggi sono ben caratterizzati e nel complesso mi è piaciuta veramente tanto, e quindi sicuramente una lettura non consigliata, straconsigliata, anche perché essendo già stati editati, perché non è un'uscita ultima, ma insomma è stato editato qualche anno fa, ci sono già tutti e 3 i volumi, quindi si può leggere tutta d'un fiato la storia completa. Comunque sicuramente leggerò il 2 e il 3, il tempo di riuscire ad andare in fumetteria e decidere se prenderlo cartaceo o... Sono molto propensa per il cartaceo, spero che mi piaccia l'edizione, comunque o ebook, e quindi a quel punto una volta che l'ho letto tutto farò una recensione come si deve su tutta la storia, sperando insomma che il 2 e il 3 siano all'altezza del numero 1, ma sono abbastanza convinta che lo saranno, visto insomma la qualità degli artisti che ci hanno lavorato. Altro libro letto sempre ad aprile, ve lo metto qui, anzi in realtà è una rilettura, il libro della vita e della morte, il primo della saga di Old Souls, che praticamente è conosciuta come Discovery Witches per la serie TV. Io l'ho riletto proprio per preparare il video di paragone tra la serie TV e la saga di libri. Sicuramente mi rileggerò il 2 e il 3 perché è una trilogia, però in realtà c'è anche
una novella? Non ho capito ancora bene cosa, però un libro nuovo sulla questa saga, che dovrebbe essere uno spin-off, un continuo, non lo so, adesso non ho informazioni sotto mano, quello mi manca, sicuramente lo andrò a recuperare, però vorrei rileggermi anche il 2 e il 3, anche perché è stata annunciata la seconda serie, quindi sicuramente mi andrò a rileggere anche i volumi successivi. La seconda stagione, scusate, la seconda stagione dovrebbe vertere al volume 2, così pare di aver capito, sperando che continuino a mantenere insomma la storia della trilogia dei libri. È un libro dove ci sono i vampiri, quindi ovviamente a me è piaciuto, è una romance essenzialmente, c'è poco da fare, non possiamo definirlo in un'altra maniera, è un romance dove ci sono le creature, quindi un romance con un'ambientazione fantastica. La qualità, il pregio di questa saga è che è raccontata in maniera molto adulta rispetto alle saghe a cui siamo abitualmente circondati, quindi se qualcuno ha voglia di leggere qualcosa di un po' più impegnato, un po' più adulto, sicuramente questa è una lettura interessante per quanto riguarda il mondo degli amori tra i vampiri, ecco, la mettiamola così. Ad ogni modo, trovate sempre nell'info box la recensione paragone tra la saga dei libri e la serie TV, in modo tale che potete decidere se per voi è meglio vedersi la serie TV o leggersi i libri, perché poi insomma in base ai gusti personali magari uno può preferire uno o l'altro o decidere che proprio non è la serie per voi. Altra lettura sempre di aprile, ed è stata la miglior lettura di aprile ovviamente, perché guarda che meraviglia, si torna a parlare della Bardugo, ma va, per chi è nuovo sul canale, niente, io la Bardugo la nomino un video sì e l'altro pure. Comunque ho letto Il Regno Corrotto della dilogia del Sei di Corvi, del Sei di Corvi, cioè del primo libro della dilogia. Trovate la recensione sul canale, magari cerco di mettervi anche questa nell'info box. Questa è il seguito. Io Sei di Corvi avevo dato 5 stelline su 5 su Goodreads, dicendo meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Niente, impallidisce rispetto a questo. Di solito quando ci sono libri di conclusione di una saga, spesso e volentieri sono un po' più deludenti rispetto al resto. In questo caso la Bardugo è stata fantastica, perché è riuscita ad appassionarmi ancora di più rispetto al Sei di Corvi. Questa è una saga fantasy ambientata nel Grishaverse, che è l'universo creato da Lee Bardugo, dove praticamente troviamo 6 personaggi, sono 6 personaggi al limite della legalità, anzi senza il limite della legalità, proprio che vivono nell'illegalità, quindi non sono certamente personaggi positivi, a cominciare dal capogruppo, dal capobranco, che è Katzbregger, che è sicuramente un personaggio negativo, viene presentato sicuramente come un personaggio negativo, ma non puoi non amare la follia, cioè proprio la follia. La qualità essenziale della scrittura della Bardugo è la capacità di giocare con i personaggi in maniera magistrale. Qui considerate che tutto il libro ruota intorno a 6 personaggi, lei riesce a presentarceli tutti, a farci affezionare a tutti. È difficile dire quale ami di più, perché poi è talmente brava a farti legare a ognuno dei personaggi. In questo volume, mentre nel primo i 6 personaggi dovevano mettere a segno un colpo, in questo volume, siccome il primo volume ci lascia con un cliffhanger, in questo volume devono salvare qualcuno. Mettiamola così, non dirò molto, perché ovviamente per chi non ha letto Il Sei di Corvi, questa sarebbe spoilerissimo, perché tutto questo libro parte dal presupposto del finale di Sei di Corvi. Se non avete letto la Bardugo, io ve la consiglio, soprattutto perché il 5 maggio, cioè adesso, oggi in cui sto registrando questo video, esce La Nona Casa. A proposito, Corriere, dove sei? Che sto aspettando disperatamente. Ed è un libro della Bardugo non ambientato nel Grishaverse, non ambientato in un universo fantasy, ma ambientato in un college, quindi viene presentato come un thriller. Quindi se qualcuno ha voglia di avvicinarsi alla Bardugo ma non ama il fantasy, c'è anche quello, quindi c'è da leggere, insomma. Poi la Bardugo io continuo a ripeterlo, però niente, datele un'occasione, perché è talmente brava, è veramente una scrittrice fantastica, secondo me una delle migliori che abbiamo oggigiorno. L'ultima lettura di aprile è stata Heartstopper, ha letto in anteprima grazie alla Mondadori, anzi che ringrazio di nuovo, che mi ha permesso appunto di leggerlo per recensirlo. È una graphic novel che uscirà il 12 maggio, di questo trovate
vi metterò sempre nell'info box una recensione. È una graphic novel molto carina, è una love story, una romance, molto semplice, raccontato con semplicità ma anche con buoni propositi, buoni sentimenti, quindi sicuramente è una lettura di cui si può sentire il bisogno. Comunque, ad ogni modo, anche di Earthstopper vi metto nell'info box la recensione. Vi mostro, se riesco, giusto la cover. Eccola qua, è una graphic novel molto semplice, narrata con disegni quasi ingenui, quasi elementari, però con l'ingenuità e la semplicità delle emozioni, quindi sicuramente è per chi è amante della graphic novel, delle storie romance, è una lettura molto carina. Comunque, ad ogni modo, ripeto, vi metto la recensione giù nell'info box se vi va di recuperarlo. Questo esce per Oscar Inc., per la serie Oscar Inc., il 12 maggio, quindi tra pochi giorni. Concludo questo video dicendo che finalmente la Meyer ha annunciato il nuovo libro. Da quando è uscito l'ultimo Twilight, l'ultimo della saga di Twilight? 10 anni? 15 anni? Non lo so più, ho perso la cognizione del tempo, che è Midnight Sun, quindi la storia è raccontata dal punto di vista di Edward, perché noi lo sappiamo che lei purtroppo da allora non ha più idee per scrivere, quindi ci racconta di nuovo la stessa storia da un altro punto di vista, che è un libro che era già uscito piratato, per cui lei si era arrabbiata tantissimo e non ce l'aveva più editato. Pare uscirà ad agosto, è l'uscita trash dell'anno e ovviamente l'aspetto terrificante. Ad ogni modo, queste erano le mie letture di aprile. Fatemi sapere se voi siete riusciti a leggere, cosa avete letto, se avete letto qualcuno di questi titoli, se sì, che cosa ne pensate, se no, se non li avete letti, se vi ho incuriosito con qualcuna di queste letture. E il video spero non sia venuto lunghissimo, ma temo di sì, come al solito. Ad ogni modo, ci vediamo, penso, la prossima settimana per altre video recensioni, sicuramente. Spero degli unboxing. Corriere, ti prego, arriva. Sta uscendo il mondo a maggio e quindi io devo avere qualche libro per le mani, speriamo bene. Ad ogni modo, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, così mi aiutate a farlo crescere, lasciatemi un commentino sotto. Così, insomma, parliamo un po' di letture e di libri e io vi auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!